Ho incominciato a fare il coreografo perché sentivo questa esigenza, l'esigenza di coreografare. Mi ricordo che i miei coreografi in quel periodo mi dicevano sempre ma Roberto, la smetti di fare questa cosa come vuoi tu, perché non stai facendo il coreografo, stai facendo il ballerino, devi eseguire quello che ti dicono gli altri. Però io ce la mettevo tutta, volevo farlo, ma non riuscivo a farlo. Mettevo sempre quel quid in più. Dopo 25 anni di girovagare nel mondo, ho sentito l'esigenza, ho sentito il bisogno di tornare in questa terra, perché era qui che io volevo creare. La danza contemporanea è una cosa un po' speciale, un po' particolare. C'è l'esigenza di cercare una tua cifra stilistica, e per trovare una cifra stilistica alcuni hanno bisogno di avere input da altri artisti da fuori. Personalmente invece avevo bisogno di stare col mio corpo, in quel periodo ancora danzavo, con il corpo dei danzatori e con un senso di assenza attorno a me riguardo alla creatività, che invece a me aiutava molto. Questa cifra stilistica, questo stile oggi si chiama MODEM, Movimento Democratico. Il mio movimento è imperfetto, come le democrazie, che sono imperfette. Ed è anche poco democratico in realtà, come tutte le democrazie, perché a decidere in fondo alla fine sono sempre io. Peraltro questo luogo non è solo la città di Catania o comunque la Sicilia, ma è anche scenario pubblico, questo centro coreografico internazionale che ci accoglie, e questo ha fatto sì che si è creato un movimento interessante, un movimento importante nella città, e che noi riusciamo ad esportare sia come mentalità, e quindi come mentalità dentro scenario pubblico, ma sia anche come linguaggio, quindi Compagnia Zappalà Danza o Roberto Zappalà, o comunque il linguaggio stesso che si chiama MODEM. Dove si può collocare il mio linguaggio, il nostro linguaggio, quello della nostra compagnia? Ma io direi che si può collocare in un ambito strettamente contemporaneo per quanto riguarda le dinamiche del movimento, dove c'è un rapporto col terreno, con la terra molto forte, c'è però anche un rapporto col cielo altrettanto forte, però è ancora più contemporaneo perché i linguaggi che ci sono all'interno dei progetti creativi sono dei linguaggi che vanno in profondità rispetto sia alle tematiche contemporanee e sia anche ai diversi linguaggi che ci sono all'interno del linguaggio della danza, quindi il linguaggio della parola, degli aspetti visuali, quindi la luce è molto importante. Diverse opere mie più o meno importanti, per esempio quella più importante che ha vinto diversi premi, che è stato nel più grande teatro d'Europa probabilmente, il Teatro della Ville di Parigi. Ecco, per esempio lì si vede quanto la carnalità dei corpi e l'arroganza dei corpi siciliani, io sono siciliano quindi mi posso permettere di dirlo, vengono esaltati in queste danze molto molto tribali, molto forti, molto virulente, dove l'animalità dei corpi esce fuori, perché parliamo della verità, parliamo, nel caso specifico questo lavoro su Sant'Agata, parlavamo dell'arroganza della nostra festa, no? Le grandi feste come il grande evento sportivo, ecco lì il fanatismo, quel fanatismo sia nella regione che nello sport, se uno lo deve rappresentare col corpo lo può rappresentare. Quali sono i temi che io prediligo? Io amo molto fare dei progetti a lunga scadenza, progetti che durano anni, 7 anni, 6 anni, 10 anni. Per esempio il progetto sulla rimappatura della Sicilia, Remapping Sicily, non è ancora finito ed è iniziato nel 2006, strutturato per raccontare anno per anno un dettaglio della nostra terra, quando è stata la religione, quando è stata la mafia, quando è stato i naufragi per esempio, no? Che sono parte integrante della nostra terra perché ci hanno coinvolto. Ecco, io amo parlare, alcuni dicono che sono un coreografo sociale, altri dicono invece che io sono un coreografo molto cinematografico. Mi stanno bene tutte e due cose, diciamo, e me le sento addosso, sia l'uno che l'altro.